Salve a tutti amici videoludici e benvenuti a questa nuova live per il canale Corso Videoludica H corte videogiochi sul canale Viola, ancora una volta con aritim. Benvenuti e ben ritrovati ragazzi. Dai, continuiamo le nostre live di recupero per la scorsa settimana. Ragazzi, scusatemi ancora per l'assenza di ben quasi una settimana intera. Effettivamente alla fine sono stati 5-6 giorni interi senza alcuna live di sorta, come vi ho già detto nella live che ho recuperato ieri per quanto riguarda il Capcom Showcase, che se non l'avete visto vi invito ad andarvi a recuperare sul nostro canale Viola, canale Twitch, corte dei videogiochi. Ho già comunque ricaricato il video in questione live sul canale Corso Videoludica. Anzi, ne approfitto per ricordarvi ragazzi che le nostre live possono essere in qualunque giornata. Vi invito perciò a visionare la sezione programmazione e informazioni di Twitch, dove trovate appunto una lista quotidianamente aggiornata per quanto riguarda orario, data e argomento della live. E vi ricordo inoltre che le nostre live vengono poi ricaricate sul canale Viola. Voglio anche ricordarvi ragazzi che sto recuperando adesso tutte quelle live che non ho potuto vedere durante il corso della scorsa settimana a causa di problemi di pelle. Ho avuto un po' di herpes ragazzi e non sopporto di dovervi mostrare in video con le labbra screpolate o rovinate in quella maniera che devo metterci la crema. Proprio una cosa mia che non sopporto ragazzi, è una cosa proprio che non sopporto di farmi vedere in quello stato. Di conseguenza ho aspettato che mi passasse. Fortunatamente in 5 giorni neanche è passato tutto, benissimo così. Ora sono pronto a recuperarmi tutte le singole live. Abbiamo iniziato con Capcom Showcase, proseguiamo adesso con l'Xbox Game Showcase Extend Edition, l'evento in cui sostanzialmente mostreranno più nel dettaglio tutti i giochi già precedentemente mostrati all'evento Xbox e Bethesda ragazzi, uno degli eventi più attesi del Summer Game Fest ovviamente. Io personalmente non ho particolari interessi in questo evento, poco in realtà, perché appunto sono Microsoft, Xbox, non è che mi dispiace assolutamente, perché in fin dei conti è anche il mondo del PC, quindi è comunque in un certo qual modo di mio interesse entro certi limiti. Ma devo dire che almeno quest'anno, per quello che hanno mostrato, non è che ci sia stato qualche gioco che mi ha fatto gridare oddio lo vorrei tanto, tranne quella faccendina sul fatto che a quanto pare abbiamo il nostro Kojima ragazzi che ha una partnership con Xbox per creare un gioco appositamente per Xbox. Questo sicuramente ha già fatto rosicare molte persone, a me personalmente no. È così che funziona il mondo ragazzi dell'intrattenimento, non esiste arte gratis e la gente va dove o gli danno i soldi o comunque vogliono fare un certo tipo di lavoro. Xbox gli ha proposto una partnership, probabilmente lui ha accettato, può creare un suo gioco esclusivo per l'Xbox e tanto va bene così. Dai ragazzi, vediamo un po' se oggi ne parleranno magari di questa cosa, perché durante l'evento precedente l'unica cosa che ha fatto è dire che c'è la partnership con Xbox, ma tranquilli, con PlayStation continua a lavorare ragazzi, non è che ha deciso improvvisamente di lasciare PlayStation, perché ho saputo addirittura che ci sono state petizioni online, che per quanto abbiano senso di esistere queste petizioni, c'è qualcuno davvero che ha fatto una petizione per fare in modo che di boicottare questa cosa. Ma è una cavolata bestiale, dai ragazzi, è una gran cavolata. Ma come si fa a chiedere una cosa del genere? Che poi comunque non gli danno retta a questa roba. Lui continuerà per la sua strada, Xbox continuerà ad avere con la partnership con Kojima in questo caso, quindi chi se ne frega. Ma veramente, dai, se volete recuperarvi quel gioco o vi acquistate un Xbox oppure andate a giocare su PC, semplice. È così che funziona. Comunque dai, 4 secondi ragazzi, ci siamo. E te pareve, 4 secondi e c'è la pubblicità. Ma guarda te che robe. C'è il gatto intanto che si è alzato, si è svegliato ma si è rimesso a dormire altrove, nel pavimento. Poverino, quanto caldo deve provare con tutto quel pelo. Ci credo. Ok, si inizia subito alla grande, vediamo un po' che cosa presentano istantaneamente. Come ho detto ragazzi, questo evento è un extended edition di quello già precedentemente visto. Tutto qua. Quindi mostreranno più nel dettaglio giochi che hanno già presentato e forse qualcosina in nuovo, perché ho saputo che c'è stata una presentazione di qualche trailer nuovo rispetto all'evento ufficiale che si è tenuto ormai più di una settimana fa. And that's why we're getting nods. There is a not extended one. Okay. And that one's just called without the extended. So that's just called there's the normal one. I know what this is. Yeah. Well, hey, look, we're happy to be una versione normale e una versione estesa. Deve esserci un qualche doppio senso che non ho colto. O forse sì. No, vabbè, sono io che penso male.
Comunque mi manca, ragazzi, un evento dedicato esclusivamente al mondo PlayStation. Lo so, ci sono gli eventi State of Play, sono interamente dedicati a PlayStation, ma il fatto che sono fin troppo piccoli questi eventi, cioè durano una ventina di minuti, molto diversificati, certo, ma un evento maxi, un maxi evento, tutto concentrato su PlayStation, di almeno un'oretta e mezza, che basterebbe e avanzerebbe per una cosa del genere, a me sinceramente un po' manca. Ricordiamoci poi che al Summer Game Fest di quest'anno, ragazzi, che si è ormai concluso, per quanto ci saranno ancora degli eventi ancora dedicati, ci sono durante il corso dell'estate, ragazzi, mancano anche altre grandi major, tipo Ubisoft. Non si è presentata quest'anno durante il periodo estivo, ma ci sarà il suo Ubisoft Forward. Comunque ci sarà l'evento dedicato a Ubisoft durante il periodo autunnale, se non mi sbaglio. Comunque settembre, forse, settembre-ottobre. Comunque se tratteranno più nel dettaglio anche uno o due giochi che mi interessano, per me va benissimo. Tanto magari alcuni di questi, ragazzi, non sono neanche esclusive. Ci sono alcune che sono esclusive Xbox, altre invece che sono temporanee sicuramente. E ce n'è comunque di roba da analizzare. Welcome to Xbox Game Showcase Extended. I'm Aaron, this is Malik, and we have the honor of diving deeper into some of the Miscio, most ti sei alzato? Vuoi uscire? Aspettate, ragazzi, ormai è una prassi. From the Xbox and Bethesda Game Showcase just 2 days ago. For the first time ever, the entire showcase was focused on games you can play over the next 12 months. That's right, Aaron. You saw world premiere gameplay from Redfall. Ok, sì, si concentra su show che sostanzialmente usciranno comunque entro un anno intero, ragazzi. Da oggi, da quest'estate fino al prossimo anno. Dive into Naraka Blade Point with our partners at NetEase Games and so much more. Mi chiedo, ragazzi, è troppo scuro la webcam perché ho comunque aggiunto un po' di luminosità artificiale, ma ho chiuso qui. Aspettate, siamo generosi e soprattutto no, pubblicità. Che seccatura. Oh, vabbè, un pochino più in luce ci sta, dai, ragazzi. Ok. No, no, ha iniziato, sì, ok. I love coming to events like this. You can just feel the energy, people loving to come together as a community, their love of video games, the Xbox fans. Just a really special time for everybody. Phil Spencer. Nome famoso, ragazzi, è un nome importante. Gaming has this unique ability to bring people together, whether it's saving the world from the aliens or winning a football game. It's so great. I love hearing from people. What did you like in the show? Those conversations with people that are here about areas that they like and areas they wish we would do more, I think that's something that drives us. You saw it in the show today. People said, we want to see more gameplay. And so we said, okay, great. You're going to see a ton of gameplay. Devo riconoscere, sapete che più lo guardo più questo Starfield, devo ammettere che sembra interessante. Però non avendo Xbox né posso permettermi un PC super mega performante a quello stadio, lascio perdere. Sapete che più tempo passa più sto pensando che forse dovrei acquistarmi un Xbox. Però non lo so, forse non ne va troppo la pena, ragazzi. Cioè io sono sempre stato PlayStation da sempre, fin da piccolo, quindi non è una questione del rimanere fedeli per forza. In fin dei conti negli ultimi anni mi sono avvicinato molto di più al PC gaming che alla console. E solo da quando ho riacquistato la PlayStation 5 che sto man mano ritornando sempre di più solo a console. Anche perché le maxi nuovi esclusive o i nuovi arrivi su PC non mi andrebbero mai, non mi girerebbero. Quindi sono costretto per necessità a giocare su console PlayStation 5. Questo cos'è? Non me lo ricordo. Ah, ma certo, deve essere Return to Moria. Sarà quello. È un survivor ora che ci penso, no? Il Signore Anelli, Return to Moria. Potrebbe essere quello?
Mi sembra di sì. Questi dovrebbero essere nani, a giudicare dall'aspetto. Potrei sbagliarmi tranquillamente, adesso vediamo. O forse mi sto sbagliando tantissimo. Certo, ragazzi, che la grafica sembra quella di qualche decennio fa. Ma no, non è il Return to Moria, dai, allora. Che cos'è? Ah, ecco, no, infatti non è il Return to Moria, mi pareva strano. Valheim. Per il prossimo anno. Primavera del 2023. Xbox, console, PC e cloud. Giocabile col Game Pass. Sì, pubblicità. Ragazzi, è una cosa incredibile. Il video durerà forse un'oretta e 20, una cosa del genere. Meno male che dura pochissimo sta pubblicità, però tolgo l'audio quando c'è. Ma è fastidiosa, perché mi interrompe il video. Ma ormai è inutile lamentarsi, è così, ragazzi. Non è l'evento più in live, come sarebbe stato prima, e quindi non ci sarebbero state interruzioni. Ormai è il video fatto e finito, che potete trovare sul canale ufficiale di Game Awards, ve lo ricordo, ragazzi. La maggioranza degli eventi del Summer Game Fest li trovate lì. Benvenuto! Lillo World, benvenuto, grazie, sì, sto bene, benvenuto e ben ritrovato per questo nuovo evento live. Sto recuperando tutti gli eventi digitali a cui non ho potuto assistere la scorsa settimana. Ho già recuperato il Capcom Showcase, che puoi già trovare sia sul canale Twitch che sul canale YouTube, ma quello verrà pubblicato verso qualche mesetto più avanti, almeno su Twitch, però invece lo puoi trovare, così come tutti gli altri precedenti video. E adesso ci stiamo recuperando l'evento Xbox Extended Edition, diciamo, la versione più estesa, che è un evento sostanzialmente dedicato sempre a tutti i giochi Xbox in uscita nel prossimo anno, da oggi fino al prossimo anno, un pochino più nel dettaglio ne parlo sostanzialmente. L'evento effettivo si è tenuto tipo la settimana scorsa, durante il Summer Game Fest. Now, before we even get into the game, Arcane's making the game, and I want you to talk a little bit about the pedigree of Arcane, just in case people don't know. Sure. These folks over there, they're doing their thing. Arcane Studios is known for really Gli Arcane Studios, ragazzi, hanno prodotto roba incredibile. Bisogna dire che Microsoft ha fatto un colpaccio, ragazzi, a acquistare Bethesda e molte altre case di produzione importantissime. Is when you're in Dunwall or you're up on a space station in Prey that it feels believable. There's a reason. Dishonored, Prey, io questi giochi ce l'ho e sono tutti bellissimi. Systems based as opposed to scripted. So they really embrace player freedom and sort of giving players the tools to decide. You figure out how you want to complete this mission. Questo è Redfall, mi sa, il nuovo gioco in uscita durante il corso del prossimo anno, credo, non mi ricordo precisamente. Che sembra un multigiocatore cooperativo in cui dobbiamo affrontare dei vampiri con una squadra di 4 persone. Hanno già parlato del fatto che ci sarà un quinto capitolo per quanto riguarda Fallout, ma si parla, sembra, tra qualche decennio, ragazzi, veramente non lo so. Ho trovato alcuni articoli che dicevano il titolo si farà un nuovo capitolo, ma tipo 10 anni più avanti. That they love and appreciate, you know, why it's won multiple action game of the year awards for Dishonored. Certe saghe non finiranno mai. Io voglio un terzo capitolo di Dishonored. Certo, ora che è Xbox spero che sia un multigiocatore. Non vorrei che fosse solo esclusiva Xbox. Però sto attendendo un terzo capitolo di Dishonored veramente tantissimo. C'è così tanto da parlare di quel gioco, ragazzi.
off of each character's abilities. You saw some of that in the demo that we showed. You know, I think the more that people appreciate that, you almost are going to want to try and play Redfall a couple of different ways. You might want to play it by yourself a little bit, play it with others, and it's a game that allows you to do either or both of those things, however you see fit. I'm glad you talked about playing with friends because I'm taking Sembra più un gioco da giocare in compagnia comunque. Capisco che sicuramente ci sarà la versione campagna, diciamo, però non penso che sia uno di quei giochi che si può giocare proprio solo da soli, ecco, dai. Cioè, si può fare, ma ti perdi il divertimento. Anche Back 4 Blood, per esempio, puoi giocartelo da solo alla fine, e gli altri giocatori possono essere dei bot, per intenderci. Ma ovviamente diventa magari più complicato e poi ti perdi il divertimento. Again, it's one of those things like if you watch just like combat footage, you might look at Left 4 Dead or Back 4 Blood. Vedi Back 4 Blood, Left 4 Dead, vedi? Perché è quel genere lì. And like so it's the same game, but I think that would be doing a disservice, that it's all of the things that take place in between the combat as well as the combat itself, sort of combining different skills and abilities and the way that c'è delle differenze sostanziali con quei giochi rispetto a questo. Infatti si vede che usano abilità diverse. Anche magia, quella che sembra della magia o qualcosa del genere. Il che rende il tutto molto più forse dinamico e divertente rispetto a un classico Back 4 Blood o Left 4 Dead in cui semplicemente cambiano le bocche da fuoco, ti muovi in una mappa di gioco e basta. Ma è abbastanza realistico quello. Qui invece siamo proprio in un ambiente più sovrannaturale, per l'appunto, visto che abbiamo a che fare con dei vampiri, che a loro volta usano capacità sovrannaturali, infatti. Extra special element that makes their game so compelling. Yeah, compelling and fresh. So I'm excited for Redfall, and you said it here for everyone to see that we're going to be playing together. So I'm going to hold you to that. Absolutely. You got the proof. All right. Can't wait. Awesome. So let's talk about Elder Scrolls Online. Now, I want to talk about the team philosophy because I hear that the team is actually banned from saying things like, now is the perfect time to play. My least favorite saying is there's never been a better time to play a game. Like, we all say that. Yes, games always get better. We know that. The thing that we love about where Elder Scrolls Online is going is their ability to continually refresh the experience for players, provide new experiences, like going to High Isle, a place they've never been in an Elder Scrolls game. It does a lot of things like story and intrigue. There's a lot of politics in High Isle, different factions. Quindi tutta questa parte è dedicata a Bethesda, per l'appunto. A way that you can jump in and play by yourself and experience it by yourself, even though it's an MMO. Io non so se recuperarmi o meno almeno un Elder Scroll, ragazzi, perché uno degli ultimi più che altro, visto che esistono tante versioni, anche il Game of the Edition, quelle più recenti, che è stato fatto per PS4 ma compatibile con PS5, anche con un upgrade, a dire la verità. Una delle ultime versioni uscite, non so se recuperarmelo o meno. È uno di quei giochi che comunque nella tua libreria dovresti averlo, sempre e comunque, capite? A parte che io ho una lista piena, ragazzi, di giochi in arrivo o che devo recuperare, che è grandissima. Mi sa che per un pezzo mi concentrerò più sui videogiochi che sui fumetti e i film, per esempio, perché io stavo facendo queste tre cose: fumetti, film e i giochi. Mi sa che per un pezzo mi concentrerò più sui videogiochi, visto che stanno arrivando già adesso e durante il corso di quest'anno e l'inizio del prossimo della robetta molto molto interessante che non posso mancare, ragazzi. Però ovviamente a qualcosa devo rinunciare nell'immediato. Non è che ogni mese, ogni giorno posso acquistare qualcosa, no? Diciamo che devo selezionare, fare selezione. Fallout 2, and then what the franchise has become, and sort of growing and finding an even a new audience with Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas, Fallout 76 is something we really want to celebrate. And honestly, what's going on in Fallout 76 with the pit and your ability to continue to push the boundaries in an Vabbè, sì, parlo anche del fatto che Fallout 76 sta continuamente venendo aggiornato, ragazzi, sta per arrivare uno degli ultimi aggiornamenti, non so se sarà l'ultimo, ma uno degli ultimi. Is important in the evolution of Fallout 76 and just honestly how far that game has come from its launch. Like, we're keenly aware of how that launch went, but we are also keenly aware of the incredible amount of effort and dedication from all of our teams across Bethesda to say, like, we believe in this thing and we want to give the fans more of what they want and the kind of experiences that they want. And where Fallout 76 is now is truly remarkable when you go back and look at sort of where we were and how far we've come, and honestly how much
cool stuff is in store in the pit. It's going to be super fun. Excited to jump in, and again, that's one of those things that I'm sure you guys attribute to the community, giving that feedback. You know, that 76 community, again, not just in the game, but what they do for. Quindi i 4 giochi principali di cui parlano sono quelli. L'ultimo è Starfield, sostanzialmente. Like, it's not just an amazing group of gamers, it's an amazing group of human beings, and honestly, one that we're honored to interact with and be a part of every day. I love that, Pete. Before you make me cry, we're going to move on to Starfield, all right? Okay. All right, so let's talk about it. Starfield ended the show. I got to say, watching the trailer, breathtaking. It's one of those things from the different locations and just sì, il trailer è stato abbastanza interessante, ragazzi. Sembra tanta roba, The dog fighting, just everything was so dai combattimenti spaziali al fatto di poter costruire la tua nave da solo, l'esplorazione spaziale. Quando uscirà sicuramente farà la felicità di molte persone. And for every single one, you cannot pin people down to, oh, it's about this, because it's not. Like, ultimately what those games are massive sandboxes where they give players just ridiculous amounts of freedom to say, you go figure out what kind of game you want to play and what kind of experience you want to have, because that's what this game is about. It's not us prescribing and saying, you have to do these things. And like, no, it's about creating this huge sandbox with over 1,000 planets so you can completely explore and say, yeah, but you don't have to. Like, it's entirely up to you to figure out what is fun for me. Do I want story? Do I want to join factions? Do I want to, you know, build outposts and gather resources? Vedete? Costruire anche la tua base, personalizzarla. And step back and says, now it's time for you to tell the story of Starfield, which is your story, which is going to be different than mine, which is going to be different than everybody else's. And I think that's really where the magic of a Bethesda Game Studios game happens. Sì, questo genere di giochi ti permette di scriverti la tua storia, sostanzialmente. Magari ci sarà una storia, una trama lineare che devi seguire, però in generale sono quel genere di giochi che ognuno gioca a modo suo. Quindi ogni partita è letteralmente diversa, così come ogni persona può giocare in maniera diversa l'una dall'altra. The items in the world are all real things. You walk into a store and there's a bunch of weapons or whatever. Like, that's not just art on a countertop. Like, you could pick those up. You could steal them and run out of it. You can create chaos. Like, we don't want to put too many limits on what the player is or isn't allowed to do. We love it when players say, I wonder what happens if, and then they try it. And then they get to see, like, oh my lord, chaos ensued and it was insanity. Everybody was shooting at me, and like, that's, I think, the beauty of Bethesda Game Studios and the number L'audio dovrebbe andare bene, ragazzi. L'ho messo circa la metà. Ed è forse comunque troppo alto, ma è meglio leggermente più alto che troppo basso, dai. L'importante è che riusciate a sentire bene me e che riuscite a sentire quantomeno loro in maniera decente. I want a kind of experience that I'm guided through so that I kind of get to see stuff, and I might stop here and there. Oh, there's a cool side quest that I got, but you know, I want something that sort of leads me through, because I'm a little, you know, it can be a little daunting to say you can go do whatever I want. Like, ooh, I don't know what I should do. So some folks want a little bit of a guided path or to understand where the fun is, and no approach is wrong. Like, for me, that's epic, because it says we aren't putting any limits on what you can or can't do. We're going to set you loose and just sit back and watch the beauty that you create with your own stories and the way that you solve problems or choose to spend your time in this world we've created. I love that. And you know, what you said about, you know, those moments that maybe quanto di quello che hanno detto riusciranno a farlo, cioè tutto ciò che hanno promesso, ragazzi, riusciranno a mostrarlo a schermo quando il gioco sarà finito? C'è da augurarselo. That sort of water cooler moment of, like, you come in the next day and you talk to everybody about what you did, and you're like, wait, I did that quest, but I did this completely different thing, and you sort of start to appreciate all of the choices that you could have made you didn't even realize were an option. Like, oh, I didn't even think about doing that. Like, oh yeah, I just ran in and stole his ship and shot all of his crew members and took off. Va bene, stanno parlando delle varie opzioni e possibilità per andare avanti, completare side quest, quella roba lì, insomma, e che ognuno quindi farà a modo suo, in maniera diversa, certo. All of the stories, all of them. All right, you just gave me some ideas for stealing people's ships, so I appreciate that. That's going to be top on the list to do in Starfield. Now, we saw quite a bit of combat and action in the game. Ha detto, ecco cosa da fare, aggiungere alla lista cosa da fare in Starfield, rubare le navi altrui. Absolutely. I mean, certo, you know, look,
if you look at a game Bad like guy, Skyrim, proprio. which like everybody's played Skyrim at this point, it can, you know, a combat is a big part of that. Unless you decide it's not. Like if you're one of those folks that says, actually, I'm going to do the alchemy thing, and I just go off and pick flowers and make potions and like Scusate. live another life in another world this way, then combat isn't part of it. But look, we know in an epic RPG, there's always bad people, they, you know, shooting at you. Sometimes you got to return fire, and there's a lot of fun to be had there. And so, Bisogna provare a mano, ragazzi. Lo shooting non lo so. A vista non mi soddisfa. Non lo so. Saranno bisogna capire il feeling delle armi per capire se effettivamente può soddisfare. C'è anche lo shooting in fin dei conti sto gioco, eh. Ma non è la sua anima. L'anima di questo gioco è tutt'altra cosa. È il building, il crafting, suppongo, e l'esplorazione. It's not just getting in the ship and that's your ship. There's so much behind it. Can you talk about it a little bit? Yeah, like every ship is customizable to the nth degree, and not just like cosmetically. I want my ship to look like this or look like that, though. Mi immagino i mostri che verranno creati. Vabbè, ci sarà un limite, devono avere... Non è uno di quei giochi in cui puoi creare mostri esagerati che non abbiano senso logico e che quindi siano delle cose che teoricamente non potrebbero manco volare. Immagino ci siano dei limiti. Ma poi vedo che puoi customizzarla parecchio, la tua arma, la tua nave. You know, skills do I need to level up to improve different parts of my ship beyond, you know, what I could do without those skills. So there's a lot of ricerca di materiali, immagino sia per studio che per creazione di armi e quant'altro. Or not? Do you just want to give somebody money for the parts that you want? Do you want to build it? All of those things are sort of part of the fun of deciding how much do you want to interact with this and how do you want to interact with it. Absolutely. I mean, just as you mentioned, the scope, the level of player agency, something that I feel like is going to just make Starfield such a special experience. So between Redfall, ESO, Fallout 76, and Starfield, you all are just killing the game. Yeah, we got a few games coming out. It's going to be so great. Pete, thank you so much for stopping by. Thanks for having me. Of course, Pete. Now, coming up, we'll hear from our friends around the world, including Squanch Games, Obsidian Entertainment, Playground Games, and of course, Xbox fans like you. But first, let's hear from the creators of one of the world's most popular Battle Royale games. Popular Battle Royale Games. Voilà. Meno male che dura solo 3 secondi la pubblicità, eh. Dietro le scene, Naraka, Blade Point. C'è un Battle Royale di questo genere. We are glad to share Naraka Blade Point, a unique online multiplayer action game with players all action game multiplayer online Battle Royale. 24 Entertainment is joining hands with Microsoft. Questa parte è meglio rimuovere i sottotitoli automatici, tanto ci sono quelli veri del video. Ma fossero tutti così, sarebbe stato molto meglio. Ma perché questa non è la sezione live, questo è un video pre-registrato probabilmente. A platform with a huge player base and a vast bright future. Naraka has been so well received on the PC platform. I am so grateful to the players for their love and support. As a competitive survival game incorporating a lot of action elements, Naraka features a range of characters with unique personalities. Un grande range di personaggi diversi, Quindi con ognuno con le proprie abilità, derivanti poi da credi e... Vedete, infatti ci sono molte eroi, diciamo, con un aspetto, più o meno, culture diverse. Katanas at the ready, or maybe you use Persian assassin techniques and strike from afar. Assassino persiano, ci sono i samurai. Between temple walls and across bamboo forests with ease. Beyond solo endeavors, c'è un bel modo di spostarsi all'interno dell'ambiente di gioco, dai. To flatten your foes. That's Naraka's underlying design philosophy, that you're unchained and have the freedom to choose how you play. Collect soul jades to change how you play. Transform your katana strikes and make your cannon a weapon of mass destruction. Each hero can be customized too. Whether you want to rush into battle as a berserker warrior or cast fireballs as a sorcerer, the choice is yours. We can't forget to mention our unique face customization system too.
You'll never need to worry about running into a Beh, se si può fare questo doppelganger sembra on esserci una Battlefield, buona because you're able to customizzazione del edit your personaggio. features to your heart's content. You Ma can even davvero? recreate your favorite faces. As we approach Naraka's Quindi first utilizzando launch tipo la anniversary, webcam, we're introducing quella a ufficiale, new weapon, suppongo, the Twin puoi Blades. creare il tuo Listen volto together with all'interno the per il Xbox gioco. Game Ah, questa è una cosa bella che non tanti hanno Twin ancora blades introdotto, in strike with the effetti. speed of a raging tempest and sweeping blows. We've seen similar weapons in other games, but here in Naraka, it comes with a style all its own. Charging up strikes is usually a high-risk, high-reward move. With the twin blades, you can charge up while moving and keep your momentum as you unleash a Annuncio flurry of tra combos on foes. 2, 1. Birra Moretti, va bene, va bene. Tanto inizia fra 2, 1, 0. Vai. Since its release, Naraka Bladepoint has launched its own faction clash game mode with Omni's Nightmare and the thrilling limited time mode Shadow Surge. There have been many casual modes to play as well, but our community has eagerly asked for a campaign mode. We're always listening to our player base. Quindi c'è la modalità Battle Royale online, ma anche una modalità Players will campagna. see the first chapter of our campaign mode. Form teams of 3 to take on new enemy types and massive bosses. Disarming a boss won't be as easy as disarming another player though. PvP and campaign mode are two entirely different games. Further campaign chapters are also in the works, so we're eager to hear any feedback you have for us. We are also working on an Xbox Non One mi dispiace a and hope livello to di see more design, players join Naraka later comunque. this year. Naraka is launching on Xbox Series X and S and Windows Store on June 23rd. And it's Quindi included PC, with Game Windows Pass Store at a quanto launch pare, quindi non day. Steam, Now's your ragazzi, chance to e dive into Xbox, the world se lo of volete Naraka giocare. Bladepoint. 快来体验我生无拘吧。 Incluso col Game Pass, anche questo il 23 giugno. Quindi ragazzi esce domani l'altro. No, tra 3 giorni, oggi è il 20, quindi esce il 23 che è giovedì. History is filled with moments of greatness. Some well known, some lost to time. But what about the history that could have been if you were its architect? How would you reshape the world? What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen? How would you lead them in this new world? History is filled with moments of greatness, but these will be yours. It's your world. Ara, History Untold. Steam e PC Game Pass in questo caso. I'm excited to welcome our friends from Oxide Games for a closer look at their historical grand strategy game for PC called Ara, History Untold. Dan, Michelle, thank you two for joining us today. Thank you for having us. Quindi parlo più nel dettaglio di questo Ara. I mean, we all are excited too. You just had the world premiere 2 days ago for Ara. And I have to say, I'm a really, really big history fan. I love me some history, so I've been looking forward to talking to you two about this. Now, Che poi magari non è manco vero. Sono una grande appassionata, no? Magari è anche vero, ragazzi. Devono pur di qualcosa di carino, durante questi eventi ai creatori. Non è che possono dire, lo sapete che il vostro gioco fa schifo? Li stroncano ancora prima che esca il gioco. Space, and we really hope that not only will fans of strategy games like this, but people who've never played a strategy game before will find something they love as well.
You're absolutely taking it to the next level. I think I saw like a drone was in like the 18th century or something like that. It's very, very fascinating. And I think that like ma parlerà della storia dell'umanità nelle varie ere sostanzialmente. All the worlds together, all the periods of time together. And that's a grand vision in itself. So how does the vision of Ara impact the player experience within the game? So one of the kind of big things we wanted to do with Ara was really explore how to make the game less about finding that optimal strategy, that optimal path, and really bring in ways to make it more meaningful to the player, make it unique to themselves. So what are different kinds of choices we can bring to the player so that when you play it's different than when I play, and yet we can both be competitive together? How can we do things to really impact agency and expression and really let you express your values and your play styles through the different mechanics in the product? And Dan, what about you? How does the vision impact the overall experience? So one of the big things that we've been working on is what we call the living world. We wanted the expression of the game to manifest itself in a way that felt authentic and cool. So we've spent a lot of effort on making sure that the choices that you make are expressed in a visual way. And so you're going to see your citizens doing things that reflect le tue scelte andranno a riflettere insomma sul modo di vivere quello insomma hanno speso parecchio tempo per rendere il più realistico possibile questa cosa, che in effetti le scelte che compie hanno un impatto sull'andamento, ovviamente sull'evoluzione, eccetera eccetera. Because in history, the great thing about learning history is that you learn about culture, you learn about stories, you learn about things that are probably brand new to your eyes, but the way that Ara helps you remix, reimagine, and rewrite history is a beautiful sight to see. And I'm excited to get my hands on it, and I'm sure everyone else is who's watching. La storia nelle tue mani. Let us know, where can we learn more about it, and when can we get our hands on it? Because I need it today. Chissà uno che conosce la storia e vuole provare effettivamente a grandi linee a ricreare la storia umana punto per punto, ragazzi. Si può fare teoricamente parlando, io penso che si potrebbe fare, in fin dei conti. Se uno è una grande conoscenza, ha una grande conoscenza della storia, si mette lì, cerca di capire intanto il gioco come funziona, fa quelle scelte che conducono a certe altre opzioni di gioco, che conducono a certi avvenimenti, e ripercorre più o meno a grandi linee la storia umana, almeno nel suo lato tecnico di evoluzione, si intende, Sì, va bene, va bene. 3 secondi e riparte, forza. Vai. What can players expect from the 1.0 launch of Ground? Abbiamo un altro gioco, Obsidian Entertainment. Tesoro, mi si sono stretti i ragazzi. Dai, praticamente quello è il gioco, ragazzi. Tesoro, mi si sono stretti i ragazzi. Una nuova avventura. Perché non ne fanno una serie TV? Mi piacerebbe vedere, ragazzi, una serie TV di Tesoro, mi si sono stretti i ragazzi, in cui inizia la storia in cui loro, un gruppo di ragazzi, subisce il rimpecciolimento, ma dovranno sopravvivere in un ambiente ostile per diverso tempo, per diverse puntate, finché non tornano appunto a diventare grandi. Potrebbe interessarvi una cosa del genere? Non sarebbe una roba che deve essere a più stagioni, possono farne una miniserie che dura 8 episodi. Tipo 6-7 episodi, to. Io penso che lo guarderei, Tesoro, mi si sono stretti i ragazzi, la serie televisiva. That's probably one of the big successes of the game, is how close we work with the community and take all their feedback and suggestions. I think it's super rad. For a game developer too, that is a huge thing, just to get people's feedback constantly of what they're liking, what they're not liking, and all those adjustments just make a much better game at the end of the day. We're at that point now that the yard's getting finished, and now we can play through the story. A seguire mi sa che ci sarà una cosa su Flight Simulator, ragazzi, Ho visto il disclaimer, diceva Microsoft Beyond the Flight Simulator. I know a lot of players are just waiting for the story to be finished to finally jump into the game. People who play the game previously are also like holding out for more content.
I think it's just going to pull a lot of people back in and gain a lot of new players. So Adam, we have the Broodmother from last year. It was like our first big boss. Se uno ci pensa, ragazzi, quando sei così piccolo, roba come scorpioni, ragni, formiche, sono pericolosissime. Se sei grande quanto loro, ragazzi, sono loro i predatori di quell'ambiente, eh. Un'amante religiosa, mi. Do we have anything else that the players can get excited about? You know, the Mantis is just a little tease of one of the new boss fights, but there's more to come, right? Like potentially many boss fights that we have planned for the full release of Grounded. There's a lot more secrets and other things to uncover. When we reached 5 million players, that was already super crazy. And then we hit the next milestone of 10 million players still being Xbox. Doubling it, right? Yeah, in Xbox Game Preview Early Access. That just goes to show that we have a fantastic game. Everyone's just so surprised at like how much Grounded has grown. Hanno costruito, vedete, palizzate, un villaggio per proteggersi. Yeah, we're so thankful for everyone's support along the way. It's been an amazing journey, and we're finally almost at the finish line, right? Yeah. And I think 3 mesi per il Game Pass a $1 and all of the fan support. All'inizio almeno. Best community ever. Yeah. Grounded. Full game in arrivo a settembre. Anche su Steam. E Game Pass. Behind the scene Microsoft Flight Simulator. The head of Microsoft Flight Simulator. He told me it was imperative that I meet with him. So I'm in this helicopter. We're flying to this location. We're on our way. Let's go. Ovviamente le scene più belle ti mostrano, eh? Quello era il Campidoglio, mi sembra. Jorg! Hey, Paris, good to see you. Good to see you. Thanks for coming to DC, man. No, thank you. What am I doing here? Later. Let's get in. We don't Non ha detto York, è Jorg. I sottotitoli a volte si sbagliano. Perché sono quelli generati automaticamente. That's where our contact is. Are we headed towards Arlington? It's still secret. I'm sorry. Mamma mia. What is this place? Oh, you'll see. Let's go. Museo dell'aviazione, suppongo. Bello, mi piace. Ok. Tolgo l'audio, ragazzi, perché già il video è una rottura. Però l'audio non si deve sentire durante le pubblicità. Look at this place. Ma che è uno stealth? Nick, how's it Guarda che roba. Paris, I would like to introduce Nick Partridge from the Smithsonian National Air Lo Smithsonian International, dallo Smithsonian But this makes a International. lot of sense. I saw during the trailer there was a collaboration between the Smithsonian National Air and Space Museum and Flight Air and Simulator. Space Museum, Here we are immaginavo, at the il National museo Air and di Space Museum. aereo So, e let's talk about the spaziali, collaboration. Tell me vedi? more about that. Well, Jorg and I have been talking for more than a year. He was Air looking and for me, and it space. turns out I was looking for him to ask the same question, which was, don't you think that our organizations have a lot in common? Dedicated to bringing flight to everyone? Quello che è un Blackbird? Non mi ricordo se si chiama così anche in gergo, no? Lo Spirit of St. Louis. Bello, famoso questo, ragazzi. Qui c'è tutta la storia degli aerei, ragazzi, praticamente. And Microsoft celebrating its 40th anniversary. It's a match made in heaven, and there's lots of things we can do. Yeah, authenticity, accuracy, access, it's all there. We're hoping that if everyone has as much fun in the community with the content that we initially collaborated on, a couple of our most historic aircraft, and some of the other aircraft in this center are already in the simulator, maybe we can jump in with both feet and do more in the years to come. Maybe even, who knows, we'll go crazy. We'll put the space shuttle in there. Oh, that sounds amazing. All right, you guys have never been here before, No, right? this is my first time. All right, so keep your eyes peeled, stick together, and Jorg, I've got something special for you right around here. Perfect. Check this out. This is my favorite plane, the Junkers Ju-52 3-motor. Amazing. And that is an awesome plane. And as I look at all these planes around here, it makes me ask the question. Belli però, devo Are we gonna put ammetterlo, all of them in ragazzi. Flight Sim?
Maybe not all of them, but we hope a lot of them. In the 40th anniversary that comes out this fall, we already have 3. We have the Wright Flyer, the Spirit of St. Louis, and the DC-3. And we hope to get a few more. As Nick and I were talking, there's a lot of things we could do. Yeah, we started with the most iconic ones, and who knows? There's no. Sì, qua dentro dovrebbe anche esserci l'aereo dei fratelli Wright, ragazzi, quelli che hanno dato il via a quello che conosciamo oggi. Famoso primo aereo, beh, aereo, chiamiamolo in quella maniera, non aereo nel senso classico, si intende come lo intendiamo noi oggi, ma August 2020. And just today, we're actually launching World Update 10. And guess what? Tell me. It's the United States. And it's huge. We have a dozen cities, a new height field, brand new World areas, Update. new airports, new everything. And as always, beh, bisogna ammettere che è da spaccamascelle, è spettacolare da vedere. This is the Beechcraft Model 18. Ma non è un genere che fa per me i simulatori in generale. And it's a great coincidence. It's actually a huge coincidence. Solo per grandi, non tanto per esperti quanto per appassionati. Questo è un genere di gioco per appassionati veri. So Jorg, what can we expect the rest of the year from Flight Sim? We have a ton of great things coming up. So today is World Update 10. We have 2 more World Updates, one in August and one in October. And then in November, we have the big 40th anniversary edition, which will be an absolute delight for anyone who loves aviation. Okay, that 40th anniversary edition. Tell me more about that. Yeah, so we're celebrating by bringing back some of the planes from the old Air sets, France. like 10, 9, 8, and even before that. And we're restoring some of the old missions, and we're bringing back some of the airports that were in those editions. So it's a real celebration of the franchise. So this celebration is not only of the franchise, but the past as well. And we're also adding brand new things on top of it, like that the community really wanted. For example, helicopters. Sobo wrote a brand new sì, giusto, nell'upgrade upgrade che ci sarà, nuove tipologie di elicotteri e di aerei in generale. In particolar modo gli elicotteri, sembrerebbe. Real-to-life airliner, the A310 from Airbus, by a brand new partner called Inibuilds, a great development team. In fact, se lo faccio io anche solo la simulazione, tiriamo fuori i flap. Boom! Ho ritirato il carrello, bam! Cadrei giù subito l'aereo. This has just been an incredible experience, seeing all these planes and going through the history and everything that's come into Flight Simulator. I mean, thank you so much. Thanks for coming to DC, Paris. Thank you, Nick, for the great collaboration with the Smithsonian and for kicking off the 40th anniversary edition of Flight Io Simulator. con gli aerei o elicotteri in generale manco me la cavavo nei giochi in cui non sono teoricamente simulatori di volo, no? Tipo Battlefield, ragazzi, che ci sono anche i mezzi volanti, no? Non ero mai capace nella vita di usarne neanche uno. Solo quelli da terra riuscivo a usarli bene, i carri armati, jeep, quella roba lì sì. Ma jet, aeroplani in generale, elicotteri. Non come pilota. Al massimo stavo alla postazione delle armi. Come pilota facevo schifo. Precipitavo sempre. E una volta giustamente mi hanno pure infamato, perché eravamo io alla pilota e altri 2 persone. Però appena mi sono alzato in volo, boom! Estamos aquí en Madrid para ver nuevos juegos como Starfield, que yo personalmente le tengo muchísimas ganas. Oh, qui ci sono altri sottotitoli belli pronti, veri, belli da capire, facili da capire più o meno. Queste sono immagini dal vecchio showcase. Just a passion, es una experiencia única. Me ofrecen algo que no encuentro en otro lado. Annuncio fra altri 3 secondi, vai. Tra 7 secondi esatti l'annuncio finirà. 1, vai. Lo que te digo, es como una familia para mí. Me ha parecido genial y un cierre para un evento así maravilloso. Just the passion that people have. I feel very welcome. Dietro le scene, I Go On Life. Hey, we're just a snippet of Squanch Games, and we're here to talk about High on Life, our new action-adventure, comedy, Metroidvania, first-person shooter that is... Detto così è un miscuglione di roba. A little bit like Microsoft Excel.
Non so perché, ma questo mi sembra una roba fuori di testa. That's our game, High on Life. Pretty insane. There's a lot to talk about. Let's dive in. So Justin, you're typically known for working in animation. What brings you into the world of games? Why are you in the world of games? Yeah. I'm obsessed with games. Have been my whole life. Always had ideas, always had, you know, things I would love to make, but just never thought I could ever step into that arena because I don't. Ah, qui non ci sono più sottotitoli. I lack all the skills needed. You don't know how games work. Other than like creative direction, creative ideas, like other than that, I lack all the skills to execute. But that's why, like, that's part of why you want to start Squanch, right? Is like to be able to have an idea like that and let it grow to something amazing. And to be able to be creatively free. I wanted to make games that I wanted to play. And that was sort of the spark that just lit the fire of Squanch Games. And then we shipped Trover and we shipped Accounting Plus. And now we're on this absolutely dream game. Mamma mia, che incubo che è qui. Una pistola con facce parlante. You know, like we're indie, but like this is like our AAA. Una pistola aliena con faccia parlante. For indie. O almeno mi dà quell'impressione. Yeah. This is a AAA game. So the story of our game mostly follows like Earth being invaded by this evil criminal cartel of aliens who come in and kidnap humans and start selling them on the black market like they're drugs. And you're the one human who has to team up with a talking gun and stop them. And when you select a cartel leader that you're gonna go after, like it opens the portal door to that world that they're in. Eric, can you tell us a little bit about the worlds of the game, the art style of the game, the vision? Ok, l'art style del mondo di gioco. La visione che hanno creato. Myself and Mike Hispano, who is our art director. Beh, bella è bella. E questa è solo una di quei ambienti alieni. Which was kind of Blade Runner meets the Muppets. So we're trying to capture that feeling with all of our characters, especially our aliens. Blade Runner incontra i Muppet. Ma che razza di fusione è? Una roba sotto acidi, ma veramente, ragazzi. Oh mamma mia, Blade Runner con i Muppet. Ma ve lo immaginate? Blade Runner con i Muppet? Is sort of really clear and like it's almost deceivingly simple narrative, right? Save the Earth, humans or drugs, talking guns. Ta-da. So Alec, who are the guns? What's their deal? The guns are these talking alien Gatlians. They're all shaped somewhat like a gun you'd find on Pistole Earth, parlanti aliene, infatti. Just gun-like in their own way. And so this race of Gatlians each has their own unique personality, their unique set of abilities, and you're going to be varie abilità, quindi ogni arma ha un'abilità diversa, suppongo. Versatili. And get more Gatlians. Yeah, collect more Gatlians. Yeah, a lot of players are going to have very different experiences. Ci sono quelli che lanciano il classico raggio dritto, uno che è un raggio esplosivo invece, uno che fa un raggio traente, uno che crea una sorta di bolla temporale in cui tutto si rallenta, che può essere anche ampliata, avete visto, no? C'era stata una scena in cui sparavano e la bolla si allargava, diciamo. Ma quello che preferisco di più è il coltello parlante, non le armi, il coltello, ragazzi, c'è anche un coltello parlante. Quello è quello che preferisco. A-level adult comedy into video games. Something I love about Squanch is devo sistemare la poltrona. La Nintendo scomoda, ragazzi. Alla lunga rimanere fermo immobile cercando di rimanere dritto di schiena è scomodissimo. I love that stuff. I love like edge casing and like That's what makes you remember a game. Yeah, like if a player's trying to break the game in a certain way and then you have an answer for that for them. That is like such a memorable and amazing moment. It's almost like watching TV, but the viewer is able to reach into the TV and poke a thing, and the character has to respond to that. And there's so much fun to be had for the most part. You can skip it all. We worked really hard on it. If you want to skip it. Yeah, if you want to just like miss out on like, you know, yeah, if you're like a big dummy and you don't want to play the game at all, that's fine. We're not going to judge you. We're just going to be upset. Questo deve essere l'alieno malvagio. Esclusiva al lancio questa. It's gonna
Aspetta, questo non me lo ricordo. Ah, ma guarda un po'. Un gioco su Letterface? Hanno già fatto un gioco su venerdì 13, per esempio. Questo invece è un gioco su non aprite quella porta. Ma è un survivor del tipo asimmetrico o una sorta di storia effettiva che ripercorre? The Texas Chainsaw Massacre. Ah, multiplayer horror game. Ti pareva, ragazzi? Lo immaginavo. Multiplayer, ragazzi, asimmetrico sicuramente, in cui c'è uno che ammazza tutti gli altri che devono sopravvivere. Come hanno fatto per venerdì 13, che esiste già. E ora, dietro le quinte di Penitent, o Pentiment, non mi ricordo, Pentiment mi sembra però. Pentiment is Pentiment, a sì. narrative adventure game set in 16th century Bavaria, which is part of the Holy Roman Un gioco da narrativa e avventura, diciamo, ambientata nel XVI secolo, Mi piace lo stile grafico a me, che ricorda molto in un certo qual modo come creavano i disegni, i dipinti dell'epoca. Un solo stile, non chiedetemi lo stile, ragazzi, perché non sono un esperto. Però chi ha mai visto qualche figura, letto qualcosa o visto personalmente dipinti simili, le riconosce subito lo stile. But also it has a lot of significance to the idea of history kind of being covered and uncovered over time. When I saw narrative driven, anzi, più che dipinti, anche dipinti, ma più che i dipinti, gli affreschi e come disegnavano le figure sui libri. I disegni tutti interamente fatti a mano, i libri interamente fatti a mano, ragazzi, perché ancora non esisteva la stampa all'epoca. Era questo lo stile che utilizzavano, più o meno, indicativamente. Yeah, so there's a lot of major points to solve and kind of marry between wanting this to be a true to the history, true to the feel of the source material that we were referencing as far as the narrative, but also thinking about the types of games that were like what we imagined we wanted as far as a gameplay experience. Tra l'altro il gioco è ambientato in Europa e Italia, da quello che ho capito, probabilmente. I knew that I wanted to portray a community that molto probabilmente Nord Italia o il centro Italia. Forse più il centro Italia. The buildings do change, but really it's the characters where you see all the crazy stuff happen. Kids that I had become attached to because it's a 4-year-old and we designed them to be a 4-year-old and then they're getting married and then I felt a weird like emotional reaction to that because I'm like, oh, baby's all grown up. I think the 16th century has always been really interesting to me because it was a time of such social upheaval in Europe. I think when we look at social change in the past, it seems like it's a thing that always happens outside of our time. But right now, I think we're maybe more aware than ever that social change is happening constantly, and people are always struggling with it. It's always a difficult process. And so I hope that by looking at people from the past, we can see that even though the setting might be different and the specific issues might be different, ultimately we always struggle with social change. As Dusk Falls, dietro la scena. There's 101 reasons why. Ma perché poi tutte pubblicità di birre, alcolici? Perché? Questo è interessante. All you had to do was keep your mouth shut. I'm gonna override this. Sembra tipo un gioco alla graphic novel, no? This is my favorite shot of the whole game. This one. With As Dusk Falls, what we're trying to do is to make a brilliant interactive experience for anyone who loves brilliant storytelling. Esperienza interattiva. So people who enjoy films, people who enjoy TV series. It's also a social experience.
and about sharing these stories with the people you love. I think we should stick to the plan. Yeah, stick to the plan. I took my inspiration from TV shows, prestige shows like, you know, Breaking Bad, Fargo. I really love Dog Day Afternoon. It's such a wonderful setup. You try that again, and every last one of them leaves in a body bag. When you write for Perché ho la sensazione che finirà male per qualcuno di loro? Nonostante le scelte che puoi compiere, magari ci sarà la possibilità di salvarli tutti, ma quei ragazzi sembrano disperati. E lo sceriffo di questo luogo sembra il classico pistolero esagerato che prima di parlare arriva subito alla pistola. Sicuro. That you don't normally find in a video game. It really gives you agency over characters that are relatable, that are familiar to you. It's like an interactive story with the power of Jake Danaske 89, benvenuto, welcome. Now hold your horses, young man. I think you should at least This is very interesting. Non l'ho pronunciato mai bene nella vita, ragazzi, sicuramente il mio inglese fa schifo, lo so. You want your wife to live? Thank you. And do exactly what I say. Book 2 takes another approach entirely, and it's a chase across multiple states in the US. There's nowhere else to run. As Dusk Falls is an interactive show, but the important part here is the word interactive. The players are very much needed to help the character on their journey and decide what's going to happen to them, help them grow and change. It's not like there's one golden path. There's so many different ways through the story. You can replay it and then you get to like different story. Va bene, come molti di questi giochi si può rigiocare più volte con diverse scelte, che quindi porteranno conseguenze diverse. Nulla di nuovo in tal senso, su questo fronte ne abbiamo tanti esempi. Colpisce soprattutto il lato tecnico e puramente proprio l'aspetto visivo. Una sorta di graphic novel interattiva, diciamo. Ora non mi ricordo la tecnica che usano, non so se ha un nome specifico. Beautiful sort of subtle facial performances, really strong dramatic moments, and just really represent that such that every frame is a painting. It's a single player and multiplayer experience, so 1 to 8 players. Single player e multiplayer experience. Who weren't necessarily gamers. Gamers are going to love this game as E a quanto pare si possono usare anche i cellulari. Da quello che ho visto. Da quello che ho visto si possono usare anche i cellulari, ragazzi. Quindi interattività su diversi dispositivi. Vedete, quelli usano i controller Xbox, quello il cellulare. Quindi si può giocare in modi diversi, da più piattaforme. Il cloud probabilmente, no? Condivisione incredibile, quindi. Latin? Non credo proprio. Can't believe we're just like so close, touching distance to this game. Yeah, I'm gonna miss it when it's done. È già tanto se spiaccico qualche parola di inglese. As Dusk Falls. In solo o multiplayer? Questo sembra veramente intrigante. Ci trovi? Pubblicità. Vai. Let's check out what mysteries, adventures, and, of course, slimes are waiting for us in the new vibrant world of Slime Rancher 2. Carino questo, carino, carino. Italian. Ecco. Semplifichiamoci.
Ancora non riesco a capire bene questo gioco. Si tratta di catturare questi animalini, metterli in gabbia e poi dopo farli crescere, occuparsi di loro. Yes. È molto colorante e carino, bisogna ammetterlo questo. Ok, trovare segreti vari all'interno dell'isola, va bene, esplorazione. Oh, quindi lo possiedi questo gioco? Ah. Quindi già è uscito, tra l'altro, allora vuol dire. O quantomeno c'è una versione di prova. Non è male visivamente, e lo stile non è malaccio. Kung Full 2022. Quindi questo è il secondo capitolo. All right, time to get going. First trip in a while. Put this in here. Australia. Passport. I need a passport. Where's my passport? Passport. Teach you Italian? It's very difficult. No. Right. Where's my Uber? Uber? Ah, l'Uber, sì, giusto. Quello che viene a prenderlo. Hanno un termine adesso, giusto? Let's go. Come dire, of your day. Welcome back to Melbourne. It is so great to be here in person. Get ready for the showcase. Un attimo. Al contrario, aspetta. Ah, ok. Allora. Ecco qua. Cos'è? C'è un villaggio dentro. Com'è andata la tua giornata, si dice. Così. Aspetta. Ecco qua. Voilà, tipo questo. How to say of your day? Così, come è andata la tua giornata? We are so excited to tell you all about Forza Horizon 5 Hot Wheels, the first expansion. Per esempio, per fare un esempio. So Mike, let's start with oh, Forza Horizon. Quindi abbiamo adesso gioco di macchine sportive. Non ne vado pazzo, ma comunque è bellissimo visivamente parlando. Sicuramente per gli appassionati di auto è tanta roba. Poi c'è questa upgrade con gli Hot Wheels. Non l'ho pronunciato mai bene, ma comunque il gioco di macchinine. For Forza Horizon and Hot Wheels. So I'm wondering if you can tell us a little bit more about what to expect being in the clouds of Mexico this time. Yes, you travel to the clouds above Mexico to visit the Hot Wheels Park, which is comprised of over 200 kilometers of the fastest, most extreme tracks yet. Once there, you'll join the Hot Wheels Academy and set out ecco qua, i Hot Wheels upgrade for Forza Horizon 5.
go. As well as the iconic orange Hot Wheels track, you'll take on new driving experiences across gravity-defying magnet tracks, as well as ice, water flume, and rumble tracks. So we spoke loads about biomes in the build-up to Forza Horizon 5's launch. Are we expecting something similar in Forza Horizon 5 Hot Wheels as well? Yes, so we're truly going to see the power of the Xbox Series X and S when we look at Forza Horizon 5 Hot Wheels' all-new biomes. The amount of detail and diversity that we can pack into the 4 new biomes. Sembra una roba fuori di testa anche questa, ragazzi. Una pista intera tipo Hot Wheels con Forza Horizon, però. Piste che non esistono nella realtà, ma manco per niente. Mai nella vita una cosa del genere.
in so many different directions, I feel like, with a new game. What made you choose action strategy? Well, really, it was many years ago, as a group of folks at Mojang sitting around talking about what game genres they really enjoy. And action and strategy were the more popular ones that came up. And so we started to think about who we could partner with to build that experience. And that's where we came into Blackbird Interactive. And that was back in 2018. And, the project was codenamed Badger. And an interesting little fact for many of those people that might follow Minecraft, if you go back to Minecon 2018 and you look at the shirt that Jens Berenstain was wearing, you'll see a graphic on there, and it's in the shape of a badger head. And really, that was meant to be an Easter egg for years forward, which here we are now. I gotta say, I love a good Easter egg. Now, where would you say that Minecraft Legends fits in the overall Minecraft universe? Well, the Minecraft universe is just always growing and expanding. And if it's not from our partner communities, then it's from Mojang specifically. Like you mentioned, Minecraft Dungeons. That's a great example where Mojang went out and built this dungeon crawler experience in the Minecraft universe, and players love it. It's wonderful. And with Minecraft Legends, we're trying to do something similar, really. And here we're going to be introducing a narratively driven campaign with a whole bunch of new characters and a lot of other things that I'm not ready to share right now. Dennis, I thought we were friends. I thought we were friends. You can share it with me and everyone watching. No? Okay, I won't pry anymore. But tell us when the game is coming out and where we can keep up to date. Semplicemente così. It's coming out in 2023 on PC and console on Xbox Game Pass. And if you want to know more, just follow us Twitter or jump on Minecraft.net. Dennis, I'm so excited to jump into Minecraft Legends. Thank you so much for stopping by and giving us the lowdown. Thanks for having me. Toronto, Canada, Fan Fest. Va bene, altro piccolo momento di stop. Nice to meet you. Tutta la preparazione dell'Xbox Showcase, bellissima comunque. Manca poco, L'evento è quasi concluso, ragazzi. E ancora non hanno mostrato qualche vera novità, qualche vera chicca. Tipo Metro, per intenderci. No, Metro no, non Metro. Com'è che si chiamava quell'altro gioco simile a Metro? Shadow of Chernobyl. Ecco, mi sembra quel gioco. Shadow of Chernobyl. O il nuovo gioco di Hideo Kojima, per intenderci. Vediamo un po'. Questo è bello. Very fast. And I love it. Un sacco di produzioni, penso indipendenti queste. Simpatiche, ma lasciano il tempo che trovano. E vai con la pubblicità. Aspettiamo qualche secondo. Ok. I'm joined now by Sarah Bond, who leads the gaming ecosystem organization here at Xbox.
Sarah, it's so great to have Manca you. poco. It's awesome to be here and so good to see you too. Yes, I'm super excited for this conversation because as we know, game creators are crucial to Xbox's success. And whenever you talk about them, it's with such like passion and tenacity. I love it. And it sounds super important to you and the rest of Team Xbox. So my question to you is, how do creators inspire the work that you and your team do? The creators are just the bedrock of everything we do on my team. You know, when you really think about it, where gaming really comes from is it starts with someone who has a creative idea that they choose to put into a game that we all get to experience and enjoy. And that's really the bedrock of our industry, of what motivates us, is to help those people, those developers, bring their stories out. And we think about it in three ways. You know, how do we create a vibrant and engaging gamer community for them to come to through Xbox? What are the set of tools and services that we give them that make it easier and faster and more affordable for them to make a game? And how do we create a range of business models that they can use? Because a business model really enables them to perform all sorts of different types of innovation. Yeah, business models, tools, resources, all these provide choices, and it's increasing these choices for not only the developers, but the players themselves as well. Yeah. For example, you È quasi concluso, announced a new feature that's going to bring game demos to players. Can you tell us a little bit more about Project Moorcroft? Project Moorcroft, I know. I love Manca pochissimo. I wish they would just let me name Battute it, finali probabilmente parlano ormai Well, look, we were sitting around as a team. di come probabilmente lavorano all'interno dell'ambiente Xbox Microsoft. Per il resto, l'evento ormai è concluso sostanzialmente. And you would go to the show floor and you get to play a demo or a piece of a game, and the developer would be right there next to you, talking to you about their experience, asking you to try things out, asking you your feedback. And that was one of the things I loved the most about those experiences. We just don't have them as much anymore, you know, in the way that the world has evolved. And so we thought, gosh, how can we make Game Pass like that? Like, how can we use the power of Game Pass and all of the great discovery and player engagement that is in it? Uè, buonasera, strozzapalle 99 e benvenuto ormai al finale dell'evento. In questo finto E3, beh, finto, il fatto è che l'E3 non c'è stato l'E3 in realtà. L'E3 è stato completamente sostituito dal Summer Game Fest per quest'anno. Comunque devo dire che se dici showcase in generale, proprio di tutti quelli che hanno mostrato, ce n'è più di uno. Soprattutto per quanto riguarda la parte PlayStation, a dire la verità. Comunque posso dirti The Callisto Protocol, poi il remake di The Last of Us parte 1, per citarne due, per intenderci. Sicuramente li metto al primo posto, a mani basse. Poi ovviamente il fatto che hanno mostrato Resident Evil 4 Remake. Per quanto riguarda invece le novità, poco o nulla, a dire la verità. Certo, The Callisto Protocol è già una novità in effetti, quindi in realtà c'è quella. Se parliamo proprio di nuove IP, The Callisto Protocol. Assolutamente. So the importance of everyone having an equal opportunity to share their story and their perspective through a game, and what it means to shaping our perceptions, to what we talk about, to what we believe, to broadening our perspectives, is critical. And we think about that all the time. So what we've done as a team is we're continuing to expand the set of developers who we're engaging with and bringing them into the Xbox ecosystem. We actually more than doubled the number of developers that are making games for Xbox, and we saw lots of those games in the last day, which has been pretty cool. Scusate l'interruzione, ragazzi, mio padre aveva bisogno delle chiavi. We actually have a presence in Africa. We have our first Xbox employee in Africa, specifically dedicated to working with creators in the region. So what message would you like to leave for creators who are interested in starting in the industry? Yeah, I get that question a lot. People say to me, gosh, I would really like to be part of the gaming industry. I'd love to make a game. How do I break through? How do I get involved? I say, first of all, network. Talk to people, meet people, connect with people, just how you and I connected actually at an industry event, which we met at, which was super fun. You know, build that network and that connectivity because it's so critical in every industry, but I think particularly in gaming, right? You know, go to industry conferences like GDC, meet people, learn, try that out. And if you're interested in making a game for Xbox, you can actually go to github.com. You can actually download the Xbox Game Developer Kit and get started.
And once you have a game concept, you can also submit it online through id@xbox.com, and then you can self-publish to Xbox, which is another. Comunque, alla fine questo evento Xbox è stato abbastanza interessante, con un approfondimento ai giochi più, diciamo, interessanti che avevano già mostrato durante l'evento Xbox effettivo, dai. Qualche dettaglio in più su Redfall, Flight Simulator, sempre roba per appassionati comunque. Forza Horizon col suo upgrade con Hot Wheels, dedicato agli Hot Wheels, una roba fuori di testa completamente, penso. Ma per il resto, devo riconoscere che questo Xbox Showcase, per quanto sempre veramente belli, veramente fatti bene, quest'anno non è che mi abbia appassionato più di tanto, è giusto forse un paio di titoli che magari arriveranno anche su PC, ma per il resto ed è strano che non abbiano mostrato comunque altri titoli di lavorazione, pensavo che durante questo evento avrebbero mostrato qualcosa in più. Oh, eccolo qua! Infatti, mi chiedevo che fine avesse fatto Stalker! Stalker 2! Scorn, giusto! Me lo stavo dimenticando! Scorn! Mamma mia, io quel gioco lo seguo da una vita! Da quando era stato annunciato ma tanto tempo fa e non se ne è saputo più nulla! Ma è una roba bestiale! Peccato che sul mio PC non riuscirà mai a girare, ma mai nella vita! Il mio PC ormai è fascia media, ormai non è più né alta, ormai è fascia media. Monta una GTX 1060 3 GB, un i7 4770K, 16 GB di RAM, quindi non è male. Mi fa girare parecchi giochi, anche abbastanza recenti, ma sfortunatamente comincia a starmi un po' stretta. Se non faccio un upgrade, dubito fortemente di poter giocare a roba come Scorn. Scorn si parla di roba pesantissima. How tenuous that in fact is. And it's an honor, frankly, to be part of this industry and to have the Persona 5, bello, veramente. Io ho già acquistato però la versione PS4 Royal Limited Edition, quindi mi accontento. Sarei più interessato alle versioni Persona 3 Portable e al 4, che sono tra l'altro in versioni italiane. Novità assoluta. Finora solo Persona 5 Royal era stato risottotitolato in italiano. Tutti gli altri finora sono sempre stati solo in inglese. Sottotitoli inglesi, dai. Neon White. Oh, quello lo prendo sicuro. Qualche mese fa, durante il Next Fest che si è tenuto, ora c'è attualmente fino a domani che è il 20, no, fino a oggi. Fino a oggi alle 19 si è tenuto il Next Fest, in cui possiamo scaricare delle varie demo che sono state mostrate durante questi eventi in generale. Ma durante il precedente Next Fest di qualche mese fa ho potuto scaricare e provare Neon White. L'ho anche completato al 100%. Anzi, l'ho proprio portato in live sul nostro canale. Lo recuperate facile, se volete andarlo a vedere lo recuperate nella sezione live del nostro canale Cohors Videoludica, nella sezione live singole. Lì trovate, tra i tanti video che ci sono, c'è una miriade di video ragazzi nel nostro canale, trovate il video gameplay a Neon White. Secondo me è un bel giochetto, veramente divertente, ben fatto, e non vedo l'ora che effettivamente esca, perché quello lo posso anche provare su PC e lo avevo provato in demo e girava benissimo, nonostante tutto. Quindi quello sembra veramente bello. Ah, quindi è già uscito! Grazie, no, ho letto adesso il tuo ultimo commento. Grazie per l'avviso. Bene, lo prenderò senz'altro allora. Mi ero scordato di segnarmi la data d'uscita. Ho già fin troppi giochi in uscita che devo recuperare, o giochi vecchi che devo recuperare, quindi un gioco da Steam ora come ora è l'ultima delle mie preoccupazioni. Però quello assolutamente l'avevo messo nella mia wish list, nella lista dei desideri, e quello assolutamente lo devo recuperare. Світ ще побачить, наскільки в нас класна культура, і в тому числі наскільки класні ігри ми можемо робити. Меня зовут Александр, я являюсь сотрудником компании ЖСК.
Che situazione del cavolo, ragazzi. Non bastava la pandemia, eh? Quando finalmente cominciavamo a vedere di sprazzi di ritorno alla normalità, ecco che succede sempre qualcosa. C'è sempre qualcosa dietro l'angolo, eh? Я Дмитро Ясенєв, розробник сталкера. Ніколи не міг уявити, що в 21 столітті в центрі Європи може статися повномасштабна війна. Я Олексій Іванов, ком'юніті-менеджер проекту Stalker 2. Зі зброєю в руках захищає свою Україну. Questi piccoli intermezzi che poi sono sul finale dell'evento dedicati alla situazione in Ucraina, ci sta. Tra l'altro ricordiamoci, ragazzi, che nonostante la situazione ci sono molte persone che continuano nonostante tutto a lavorare o hanno riniziato a lavorare in questo ambito, da quelle parti. Quindi supportate, supportate veramente. E speriamo per il meglio, che finisca presto. Oh, ecco finalmente una presentazione world premiere di Stalker 2. Oh, mi chiedevo infatti, perché avevo sentito che era stato mostrato qualcosa di nuovo. Last question, Dr. Dallin. Are you sure the perimeter surrounding the zone is really enough? If a powerful emission were to occur, we... Beh, un buon finale per questo evento Extended Edition dello showcase Xbox. Dai, finire col botto. Stalker 2. Ottimo. As the head of the Scientific Institute for Research of the Chernobyl area, or CERC for short, I believe the wonders that we will bring to the world far outweigh the potential risks. How big are these risks exactly? Il primo gioco originale l'ho recuperato neanche troppo tempo fa. The zone reveals a whole new world. We can stick with the old one, fearing change. But tell me, do you want our descendants to remember us as cowards? Or as those who dared to venture forward to a new, better humanity? No, dai, ti prego, un annuncio pubblicitario proprio adesso. Che mi interrompe la visione, proprio nel mezzo. Ok, vai. Scusate questa interruzione, ragazzi, ma questo è il video. C'è poco da fare. I video su YouTube hanno sempre le pubblicità. Oh, ma all'inizio mi ricorda troppo quello del primo Chernobyl. Il primo Stalker più che altro. Se questo è Stalker 2, l'inizio è quasi simile a quello del primo Stalker. Quantomeno ci assomiglia. Stalker 2, il titolo Heart of Chernobyl, il cuore di Chernobyl. Il primo era l'ombra di Chernobyl. Quanti giochi hanno fatto, ragazzi, basandosi sulla storia vera di quello che è accaduto a Chernobyl e poi fantasticando su orribili mutazioni, roba un po' sovrannaturale. In arrivo il 2023, Xbox, console, PC e cloud. Buono, comunque. Bene, l'evento è finito, ragazzi. C'è poco altro da dire. Io, vabbè, lo lascio in loop così. Così almeno torniamo alla schermata OBS e facciamoci i nostri consueti saluti. Io, ragazzi, vi ringrazio tanto per aver seguito questa live. Voglio ringraziare Strozzapalle99 e Jake Dasnake89 per aver partecipato a questa live e per esservi iscritti, se vi siete iscritti. Vi chiedo di lasciare un bel pollice in su quando il video verrà poi ricaricato su YouTube, ragazzi. Se il video vi è piaciuto e volete vederne altri come questi, iscrivetevi sia al nostro canale YouTube Cohors Videoludica e al nostro canale Twitch Corte dei Videogiochi e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. Voglio ricordarvi, ragazzi, che le nostre live sono in qualunque giorno. Possono essere in qualunque giornata. Per sapere esattamente quando, andate a visionare la sezione programmazione e informazioni di Twitch, dove trovate una lista quotidianamente aggiornata per quanto riguarda data, orario e argomento della live. Poi, per appunto, vi ricordo che le nostre live vengono successivamente ricaricate sul canale Cohors Videoludica, dove trovate sempre un video in anteprima, un nuovo video in anteprima ogni martedì, giovedì e sabato pomeriggio, più o meno a partire tra le 14 e le 14:30. Bene, ragazzi, detto questo, vi ringrazio ancora,
io vi ringrazio, vi saluto, ci vediamo nei prossimi video e nelle prossime live. Grazie ancora e alla prossima. Noi a questo punto ci vediamo domani, ragazzi, per il recupero delle ultime live rimaste attualmente, che devo ancora recuperare, tutte basate sugli anniversari, diciamo, di Final Fantasy, Dragon Dogma, e poi cos'altro era l'altro anniversario? Dovrò ricontrollare perché non mi ricordo. Erano 3 gli anniversari che si festeggiavano quest'anno, se non mi sbaglio, tipo 25, 15 e 10 anni rispettivamente. Final Fantasy 7, Dragon's Dogma, e poi ce n'era un altro, ma devo ricontrollare. Comunque per quello ci vediamo domani pomeriggio più o meno tra le 15 e le 15:30. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima.